Ciao a tutti! Iniziamo a spiegare un po' di concetti teorici. Il primo concetto teorico che andiamo a spiegare è il concetto di toni e semitoni. Cos'è un semitono e cos'è un tono? Il semitono, tono, non è altro che la distanza più piccola tra due note. Quindi, per esempio, la distanza che ci può essere tra il Mi e il Fa, oppure la distanza che ci può essere tra il Sol e il Sol diesis, oppure la distanza che ci può essere tra il Si e il Do, anche perché poi la scala cromatica è continua, cioè da quel Si c'è un'altra volta il Do, il Do diesis, eccetera, qua dietro il Do c'è il Si, la diesis, l'alto, il diesis, eccetera, eccetera. Il tono invece è la somma di due semitoni. Per esempio, tra il Do e il Re c'è la distanza di un tono, oppure tra il Mi e il Fa diesis c'è la distanza di un tono, oppure tra il La bemolle e il Si bemolle. Come posso invece ragionare per toni e semitoni sulla chitarra? È molto semplice. Se io voglio andare avanti di un semitono nella chitarra, mi basterà andare avanti di un tasto. Se invece voglio andare avanti di un tono, mi basterà andare avanti di due tasti. Molto semplice. Se voglio andare indietro di un semitono, basta andare indietro di un tasto. Se invece voglio andare indietro di un tono, mi basterà andare indietro di due tasti. E da diverse successioni di toni e semitoni nascono le scale. Adesso andiamo a spiegare quella che chiamiamo scala maggiore, che sta alla base, insomma, della teoria musicale occidentale. Come si costruisce la scala maggiore? Si parte da una nota fondamentale, una delle 12 note, quindi, e si prosegue così: tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Facciamo un esempio usando come nota fondamentale il Do. Abbiamo il Do, vado avanti di un tono, quindi due note avanti, e abbiamo il Re. Vado avanti di un altro tono, quindi altre due note avanti, e abbiamo il Mi. Vado poi avanti di un semitono e abbiamo il Fa. Vado avanti poi di un tono, quindi due note avanti e abbiamo il Sol. Ancora tono, La. Ancora tono, Si. E poi dal Si semitono, quindi ritorniamo indietro, e il Do. Ok. Facciamo un esempio adesso partendo dalla nota Sol come nota fondamentale. Sol, facciamo la stessa cosa. Dal Sol facciamo un tono, La, un altro tono, Si, semitono, Do, tono, Re, tono, Mi. Adesso dal Mi dobbiamo andare avanti di un tono, quindi possiamo scegliere tra queste due note che sono lo stesso suono. Utilizziamo il Fa diesis e poi semitono Sol. Perché ho utilizzato il Fa diesis e non ho utilizzato il Sol bemolle? Perché per la teoria musicale dobbiamo avere per ogni grado, questi si chiamano gradi della scala, bisogna avere il nome di una nota diversa. Quindi per esempio non potevo utilizzare il Sol bemolle perché avevamo già il Sol come nota, e quindi dobbiamo utilizzare per forza il Fa per avere un nome diverso. Facciamo invece l'esempio partendo come nota fondamentale il Fa. Abbiamo quindi Fa, tono, Sol, tono, La, semitono, Si bemolle. Dal Si bemolle, tono, andiamo al Do. Poi tono, Re, tono, Mi, semitono, Fa. Per lo stesso discorso di prima utilizziamo il Si bemolle invece della diesis, perché abbiamo già il La, e visto che per la teoria musicale dobbiamo utilizzare per ogni grado della scala un nome diverso di nota, non possiamo utilizzare La e la diesis, ma dobbiamo chiamarlo Si bemolle. Parliamo adesso di come leggere le tablature o le intavolature. Cos'è un'intavolatura? Cos'è una tablatura? Non è altro che una rappresentazione grafica della chitarra con quindi queste 6 linee che rappresentano le 6 corde della chitarra. La prima linea, quella soprattutto, sarebbe il Mi cantino. La seconda linea sarebbe il Si, la terza linea il Sol, la quarta linea il Re, la quinta linea il La, e la sesta linea, quella in basso a tutto, sarebbe il Mi grave. Su queste linee, quindi su queste linee che rappresentano le corde della chitarra, vengono scritti dei numeri. Rappresenta il tasto da suonare. Se è uno 0, bisogna suonare
la corda si dice a vuoto. Qua invece vediamo un numero 1, quindi andiamo a suonare il primo tasto della corda corrispondente. Qua c'è un 3, andiamo a suonare il terzo tasto della corda corrispondente. Quando sono scritti i numeri uno dietro l'altro, vengono letti quindi da sinistra verso destra, quindi questi 3 numeri sulla prima corda vengono letti così. Quindi corda a vuoto, primo tasto, terzo tasto. Quando invece i numeri sono scritti in verticale, bisogna suonarli tutti quanti insieme. Quindi andiamo a premere i tasti corrispondenti per ogni corda. Prima corda a vuoto, seconda corda a vuoto, terza corda il sol, primo tasto, quarta corda, secondo tasto, quinta corda, secondo tasto e sesta corda a vuoto. E si suona tutti insieme. 2 metodi per poter suonare la scala maggiore di Do. Il primo metodo verrà fatto soltanto su una corda, in modo tale anche da capire meglio come la scala maggiore sia una successione di toni e di semitoni. Andiamo a prendere quindi il Do sul primo tasto della seconda corda. Come ci dice il nostro schema, dobbiamo andare un tono avanti, quindi andiamo avanti di un tono, quindi di 2 tasti. Andiamo a prendere il Re. Andiamo quindi avanti di un altro tono, andiamo a suonare il Mi. Ora andiamo avanti di un semitono, quindi ci spostiamo soltanto di un tasto avanti, quindi il sesto tasto, Fa. Andiamo avanti di un altro tono, quindi 2 tasti avanti, Sol, un altro tono, quindi 2 tasti avanti, La, un altro tono, 2 tasti avanti, Si, e per ultimo ritorniamo al Do con un semitono, quindi suonando il tasto successivo. Tutta la scala quindi sarà. Si può provare a fare sia si dice in modo ascendente che discendente, quindi sia dal Do più basso al Do più alto, quindi oppure discendente. Per il secondo metodo invece proviamo a suonare la scala maggiore su corde diverse. Quindi il Do lo andiamo a suonare sulla quinta corda, terzo tasto. Il Re invece lo andiamo a suonare sulla quarta corda a vuoto. Il Mi lo andiamo a suonare sulla quarta corda, secondo tasto. Il Fa invece lo andiamo a suonare sempre sulla quarta corda, terzo tasto. Il Sol lo andiamo a suonare sulla terza corda a vuoto, il La invece sulla terza corda, secondo tasto, il Si sulla seconda corda a vuoto e il Do sulla seconda corda, primo tasto. Ecco qua. Un buon esercizio da fare per memorizzare un po' le note sulla tastiera, sul manico della chitarra, è quella di dire a voce le note. Quindi per esempio Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. E magari anche al contrario. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do. Può aiutare anche mettere un pad da sotto. Per esempio su YouTube si trovano dei pad in Do maggiore, in modo tale da avere sempre in mente il fatto che tutte le note della scala maggiore sono sempre in relazione alla nota fondamentale, cioè il Do.